Allora, oggi passiamo alla PS4, alla scheda della PS4 Slim che ho acquistato su eBay. Ho riguardato la descrizione e indicava appunto che ci fosse un problema sulla rilevazione degli hard disk, ok? Quindi il sistema operativo non riesce più a installarsi e quant'altro. Ho notato anche che la porta HDMI è stata cambiata e le saldature non sono buone, ok? Quindi giusto per questo lo farò fuori dal video, staccherò la porta, rifarò un attimo le saldature fatte bene, perché non voglio che poi, se riesco a sistemare la scheda e la vado a rivendere, non voglio che abbia problemi, chiaramente, no? Ok. Allora io qua mi sono preparato in anticipo una scheda e una scocca, ok? Adeguata per questa prova. Quindi adesso io vado a smontare, che tra l'altro questa è una SAF 003 e anche questa è una SAF 003. L'immagine magari è un po' così sbiadita per voi, io riesco comunque a capire. Allora togliamo questo connettore, ok, cioè la scheda dovrebbe alzarsi, sì, molto bene. Alziamo qui dalla parte dell'alimentatore, perfetto, così siamo a posto. E già che ci siamo, ah, qua gli manca anche, ok, va bene. E rimettiamo i pad termici di qua. Dovrebbe essercene uno anche per il Southbridge, ma qui non ce l'abbiamo, quindi vabbè, pazienza, possiamo fare ugualmente. Di norma ci sono 1, 2, 3 pad, ok? Più il Southbridge e questo piccolo chip qua, ok? Che sono quelli che producono più calore, in sostanza. E sono appunto dove ci sono anche questi rialzamenti qua. Comunque, andiamo a mettere della pasta termica. Abbiamo già la forma qui, possiamo fare una goccia lì. Andiamo a installare la nostra scheda e a fare il test. Pad termico, vabbè, probabilmente si sarà tolto. Ok, per fare qualche test mi sta bene così. Io voglio andare a vedere principalmente se l'hard disk si sente girare, quindi riceve corrente oppure no. Se io sento l'hard disk che comincia a funzionare e quindi riceve corrente, allora ok, c'è un problema altrove. Altrimenti so già dove andare a guardare. Ho già delle idee in mente. Se l'hard disk non riceve corrente. Ok, colleghiamo il pulsante. Molto bene, adesso corrente. Ah, andiamo a mettergli anche questa staffa qua, altrimenti la console rischia di surriscaldarsi troppo in fretta. Comunque alla fine, anche se non dovesse andare bene, questa qua è una scheda comunque utile per pezzi di cambio, che si sa che è funzionante. Quindi le RAM funzionano, il circuito dell'HDMI funziona, le altre componentistiche sulla scheda funzionano, quindi è sempre utile avere dei pezzi di cambio buoni, che si sa per certo che sono buoni. Ok, giriamo qua, voilà, facciamo così. 3, 2, 1. Allora,
Io qui vedo la luce bianca, ma non sento l'hard disk. Non sento l'hard disk che gira. Quindi potrebbe essere un problema di elettricità che non arriva all'hard disk. Il che è positivo. Almeno è una cosa che secondo me è risolvibile. Allora, qui abbiamo in voltaggio. Sì, non abbiamo voltaggio. Hihi. Abbiamo 0 volt. Qua 0 volt. Bene, qui non abbiamo corrente all'hard disk. Ok, 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 ok. Spegniamo. Allora, l'hard disk, se non sbaglio, dovrebbe ricevere 5 volt per funzionare. Ok, adesso è spento. E allora, adesso andiamo a capire come mai l'hard disk non riceve corrente. Allora, se non ricordo male, sulla scheda c'è una sorta di MOSFET, ok? Azionato appunto dai circuiti della console. E scusate se oggi ho la voce un po' che va e viene, non so perché. Allora, molto bene. Allora andiamo, spostiamo questa, mettiamo da parte. Andiamo sotto al microscopio. Eccoci qua. Questa è la porta SATA, ok? Questo qui è il piccolo connettore dove passano i dati e questo qui è il connettore di alimentazione, ok? E qui abbiamo 3 piedini di massa, la corrente che dovrebbe essere 5 volt e altri 3 piedini di massa. Quindi abbiamo un problema qui. Qui non arriva corrente, ok? Quindi l'hard disk non può accendersi e non può essere riconosciuto dalla console. Un problema che può essere è questo, magari è andato in cortocircuito. Uno di questi condensatori qua è andato in cortocircuito e quindi impedisce il corretto funzionamento, ok? Quindi adesso andiamo a testare un attimino. Allora, mettiamo il multimetro a schermo e andiamo in resistenza, ok? Andiamo in resistenza e verifichiamo che resistenza abbiamo qui. Sembra una resistenza piuttosto alta, ok? Quindi non c'è effettivamente un cortocircuito qui. Andiamo in modalità diodo, ok? E verifichiamo. Qui abbiamo 0,49 e qui dovrebbe essere il gate 0,55. Questa chiaramente è la massa. Qua abbiamo 0,39 e qui abbiamo 0,48. Ok, non sembra esserci problemi per quel componente lì, ma considerato che è l'unica cosa che fornisce corrente, controlliamo che non sia in cortocircuito fra... No, 0,98. Se noi giriamo 2,58. Non lo so, potrebbe avere problemi questo componente qua, perché questo qua fa una sorta di... è un interruttore. L'ingresso della corrente è questo qua, il Southbridge dà l'impulso per consentire il passaggio di corrente, quindi da qua viene poi di qua, ok? Quindi dobbiamo controllare anche che arrivi corrente di qua, perché chiaramente se non arriva corrente di qua non può chiaramente passare e andare di qua.
E quindi abbiamo bisogno dell'alimentatore. No, è un bel problema usare l'alimentatore, perché l'alimentatore, qui abbiamo lo spinotto, adesso ve lo faccio vedere da sopra il banco, ecco qui, noi abbiamo lo spinotto e l'alimentatore viene posizionato qua sopra, quindi mi copre completamente eh, tutta la cosa qua, tutto il circuito che mi serve, e anche il Southbridge, e quindi devo trovare un'alternativa. Per capire se gli arriva corrente. Allora qui ho i 4 puntini, le 4 via, e le 4 via vengono anche di qua, quindi io potrei andare a grattare un attimino lì. Dove siamo? Eccolo lì. Ok. Allora, questo è il punto di test per l'uscita del voltaggio, ok? E questo qui è il punto di ingresso del voltaggio. Quindi noi possiamo andare a grattare un attimino qua e verificare se qui poi gli arrivano i 5 volt. Diamo un colpetto con la penna. A posto. Così possiamo andare a fare i nostri test. E allora rimettiamo la scheda all'interno della scocca e ripetiamo il test. Una cosa furba che possiamo fare, ma poi dipende, potremmo eventualmente andare a cercare un altro punto dove ci sono i 5 volt, ok? E andare a collegarli direttamente qui. Non è pratico. Oppure completamente bypassare il MOSFET, ok? Azioniamo il nostro hard disk giusto per e andiamo ad accendere. Ok, se noi adesso andiamo a misurare qui, cosa abbiamo? Ah, 5 volt, vedete? Noi abbiamo 5 volt, ma non escono i 5 volt, ok? Quindi o c'è il componente difettoso, ok? Oppure c'è qualcosa che non gli dice di accendersi e lasciar passare la corrente. Molto bene. Quindi abbiamo comunque i nostri 5 volt. Se adesso noi facciamo così, mettiamo in cortocircuito, nel senso mettiamo in contatto l'ingresso con l'uscita, l'hard disk dovrebbe cominciare a girare. E infatti ok, e si è pure spento, quindi sì, c'è qualcosa che non quadra per quanto riguarda quel chip lì. Allora noi adesso spegniamo, ecco, e andiamo a lavorare su quel componente là. Possiamo eventualmente prenderlo da qui, da questa scheda qui, prendere il componente e andarlo a sostituire, vedere se è solo il componente, ok? E potrei anche fare una prova su questa scheda qui, se lo permette, ok? Se si accende, andare a misurare qua direttamente e controllare effettivamente che il componente sia funzionante, e direi che forse farò così. Vado a testare la scheda lì e il componente, se mi mandano fuori i 5 volt allora sono sicuro che funziona e allora lo vado a cambiare e lo metto su quest'altra scheda qua. Un fatto curioso su queste schede è che lo stesso MOSFET che c'è qua per l'hard disk lo possiamo ritrovare anche per le porte USB. Questo qua
e questo qua sono tre componenti identici, ok? Volendo, se avete problemi, potete scambiare e vedere se il problema si risolve e viene trasportato sull'USB. A quel punto l'USB non riuscirà più a caricare il controller, per esempio, perché non ci saranno più i 5 volt in uscita, ok? E allora potete essere sicuri del fatto. Ok, ora mettiamo l'hard disk, vediamo cosa succede. Sempre multimetro. Adesso andiamo sul punto qui, ok, e accendiamo la nostra console. 3, 2, 1. No, non abbiamo voltaggio in uscita, quindi è probabile che il pezzo fosse buono, ma qui allora c'è qualcosa che non fa scattare il MOSFET, non riceve il segnale per accendersi e funzionare e far passare la corrente. Sì. Ok, si fa più interessante. Magari da cosa viene controllato il MOSFET? E tecnicamente dal Southbridge. Magari ha problemi il Southbridge. Ok? Potrebbe. Potrebbe. Magari c'è una connessione sotto. Devo andare a vedere, devo andare a verificare. Quindi datemi un attimo di tempo. Spegniamo la console. A proposito, la ventola com'è? La ventola sta funzionando. Ok. Ok. Può essere il Southbridge difettoso? Anche. Non so se sia così normale che ci metta parecchio tempo a capire che sto premendo il pulsante. Comunque ancora non ci siamo, molto bene. O anche molto male, dipende. Vedremo. Vi faccio sapere quando ho più notizie. Per il momento fermo qui. Ci vediamo tra poco. Eccomi qua con delle novità. Allora, andiamo sotto il microscopio. Questo qui ho voluto andare a cercarmi il datasheet, ok? Questo qui è il chip con il nome, il suo nome è 1D6K, ok? Lasciate stare quello che c'è scritto sopra, T88 non vale nulla, è un codice identificativo della Texas Instrument e non ci dice nulla in internet. E infatti su altre schede si chiama T06, T07, T85, T90 o roba del genere, ma sempre il codice sotto è uguale, 1D6K, ok? E questo chip qua, adesso ve lo faccio vedere, ok? Eccolo qui. Ho preso il datasheet ed è il suo nome completo, il suo nome identificativo completo è un TPS 2001D, ok? Current Limited Power Distribution Switches, ok? E questo è il suo pinout. Qui abbiamo la massa, qui abbiamo i due piedini d'ingresso, qui abbiamo il pin di abilitazione, enable, i tre piedini di uscita e il piedino per controllo per eventuali guasti.
Il piedino è collegato in serie con una resistenza ai piedini d'ingresso. Credo che sia perché è dovuto al fatto che questo qua deve avere un minimo di voltaggio per essere funzionante e controllare che sia tutto a posto. Comunque, noi quello che ci interessa è il piedino numero 4. Vedere se c'è voltaggio qui, perché chiaramente se non c'è voltaggio qui, questo non si accende, il componente non si accende, non fa passare l'ingresso, non fa passare il voltaggio dall'ingresso all'uscita, ok? Il problema qual è? Che non avendo schemi PS4 dobbiamo andare alla cieca, ok? Prendere una scheda e verificare dove cavolo se ne va a finire. È abbastanza probabile che vada a finire sotto il South Bridge, ok? Perché praticamente tutto quanto viene controllato dal South Bridge. Però non ne sono sicuro, ok? Quindi andiamo a vedere qui la nostra posizione. Ok, eccolo qui. Mettiamo un attimo a fuoco. Ecco qua. Allora, qui abbiamo la massa. Ok? A posto. Qui abbiamo l'ingresso. Come vi ho detto prima, l'ingresso è collegato con una resistenza in serie al pin numero 5. Ok? Per segnalare eventuali guasti. Ok? 1, 2, 3, 4. Questo è il pin numero 4. Il pin numero 4 ha una resistenza di pull down a massa, ok? E se ne va a finire qui. La resistenza non ci interessa in questo caso, dobbiamo vedere dove va a finire questa strada qua. Dobbiamo capire da dove arriva il segnale. Ok? Quindi adesso andiamo a scoprire dove cavolo va questa traccia qua. Io qui ho un'altra scheda per ricambi a cui è già stato tolto il South Bridge, ok? Quindi tecnicamente possiamo almeno andare a capire se quella strada porta qui sotto oppure no. Allora, sembra di no. Allora, aspettate un attimo che pulisco anche questa zona qua. Magari non avevo buon contatto con... Vediamo. Voglio vedere un attimo in modalità diodo che valore mi dà. Ok, è collegato, va bene. Quindi è collegato ancora a qualcosa, ma cosa? Ho trovato! Ho trovato! Eccolo qua! L'ho trovato! E mi arriva in un posto strano. Però mi arriva il Syscon. Ok, quindi è il Syscon che mi gestisce quei chip lì. Ok? A quanto pare. E mi arriva... Mi arriva... Se non sbaglio. Qui. Però questo chip qua... Questo... ingresso qua mi sembra collegato alla massa a me. Sì, questa è la massa. Vuoi dirmi che... Aspetta. Aspettate. Ok, allora ho saldato un filo lì dove serve, sul piedino che mi serve, perché il Syscon è dall'altra parte e quindi mi serve un contatto stabile. Ok, allora adesso il Syscon è andiamo sotto al microscopio e andiamo a vedere
fin dove mi porta il contatto. Ho visto che dovrebbe essere su queste resistenze qui. Eccola qua. Ok, quindi mi porta a questa resistenza qui. Io devo vedere se questa resistenza qui è ancora buona, se chiaramente i piedini qua sono saldati. Ok, quindi adesso ho un riferimento, finalmente, per continuare a lavorare. Allora noi adesso prendiamo l'altra scheda. Ah, ah, trovato. Ah, ho trovato. Guardate che cosa manca. Guardate che cosa manca. Ecco perché non funziona. Voilà, problema trovato. Ecco qua, qualcuno aveva distrutto, smontando la scheda, ha completamente strappato il componente, la resistenza. Bene. Allora adesso, velocissimamente, andiamo a mettere quella resistenza lì, che manca, e poi andiamo a testare. Come sono contento. Come sono contento. Allora, mettiamo lì in posizione il microscopio. Io adesso arrivo con l'aria calda. Stacco la resistenza. Anzi, prima di staccare la resistenza, andiamo a misurare la resistenza. Ok? Perché capita spesso di prendere delle decisioni, ok, affrettate. Poi sparisce il componente, sparisce la resistenza perché è troppo piccola e non sappiamo più che resistenza è. Che valore ha la resistenza? La resistenza in questione ha un valore di 1 kΩ, ok? Ecco qua, sappiatelo. Quella resistenza lì ha un valore di 1 kΩ. Quindi adesso che so il valore, anche se la perdo non ha importanza. Prepariamo qui con il flussante. Voilà, un pochino anche dall'altro lato. Fatto. E la resistenza è tornata al suo posto. Ora sono sicuro che se vado ad accendere la console, aspettate, ecco qua, sono sicuro che se vado ad accendere la console con il disco comincia a girare per conto suo. Mettiamo anche a schermo il multimetro, che fino adesso purtroppo non l'avete visto. Ok, perfetto. E adesso vi faccio vedere. Ok, colleghiamo la corrente, quindi adesso le schede di test non mi servono più. Abbiamo preso quello che ci serviva. Spero non ci siano altri componenti staccati in giro. Potrebbe anche essere, potrebbe anche essere, però. Allora, ok, la corrente c'è. Mi manca il pulsantino per accendere la console, la ventola. Fantastico, qui è già tutto a posto. L'alimentazione c'è, l'hard disk c'è. Ora ci posizioniamo con il multimetro. Allora, massa, voltaggio. Andiamo qui sui piedini. Ci sono i 3 della massa e quelli centrali è dove dovrebbero venire fuori i 5 volt, ok? Quindi adesso vediamo subito. 3, 2, 1. 5 volt! Evviva! Problema risolto! Adesso non ci resta che attendere. Questo qui è un hard disk che chiaramente non è della console, io ho ricevuto solo la scheda. Ma
a questo punto io posso prendere l'HDMI, non dalla capture card però, lo stesso, devo prima fare dallo schermo, ok, devo fare la condivisione dello schermo, ok, piacerebbe sapere se... Ah, oh, ah, ma lo stesso, io riesco a vedere le immagini, ma voi no, perché è lo stesso, ma porca miseria. Ho pensato magari si riesce a bypassare HDCP con la visuale del monitor. Comunque ecco, questo è come vedo io ho la condivisione dello schermo, di qua ho lo schermo OBS eccetera, e di qua io sto vedendo che adesso la console è accesa e mi dice impossibile avviare la PS4, però tutte le console vengono con l'HDCP abilitato già anche in safe mode, quindi non si riesce a vedere una Mi, e quindi ecco. E allora, vabbè, pazienza, vuol dire che per il momento vi godete la vista dall'alto, ok, e porte USB, inseriamo la porta USB, ok ragazzi, ci siamo, ha fatto tutta l'installazione, quindi vuol dire che anche il Renesas per il lettore Blu-ray funziona ed è a posto. Allora, voi adesso non vedete ancora nulla, lasciatemi 2 secondi che faccio la configurazione, perché chiaramente adesso il sistema operativo è nuovo e tra qualche secondo dopo vado nelle impostazioni, disabilito HDCP e vado a farvi mostrare le immagini a schermo praticamente. Ok, capture card, eccola qua. Eccola qua, informazioni sul sistema, come avevo detto è 9.00, quindi ottimo ed è favoloso. E niente ragazzi, allora vediamo subito se effettivamente il lettore riesce, il Renesas funziona, fa partire i giochi e tutto il resto. Quindi prendiamo un giochino. Prendiamo un giochino stupido, inseriamo il giochino, sta leggendo il gioco, eccolo qua, installerà il gioco, farà partire il gioco, vediamo subito, ok, aggiorna più tardi, va bene, sì, fa partire il gioco. Ok, quindi vuol dire che la scheda adesso è perfettamente funzionante. Fantastico. Se ci fossero problemi mi avrebbe già mostrato l'errore, che il Blu-ray non funziona, che non si può procedere, che il gioco non si può avviare, roba del genere. Quindi ottimo, ottimo, ottimo. Un'altra scheda salvata dall'oblio. Però ho notato un'ultima cosa. Ok, adesso la spengo. Impossibile scaricare perché gli ho detto ok di non collegarsi alla rete internet, perché voglio mantenere la console in questo stato. Ok, allora espulsione del disco. Ecco fatto. Allora adesso spegniamo, no, spegni, perfetto. Andiamo sopra il banco, la console sta finendo di spegnersi, tra qualche secondo muore. Ecco fatto, è morta, molto bene. Però c'è, come ho detto, c'è un'ultima cosa che ho notato. Andiamo sopra il microscopio. E qui, in questa zona, riuscite a vederlo? Ve lo metto al centro.
Riuscite a vedere che cosa succede? Manca qualcos'altro. Esattamente. Manca un altro componente qui. Ma questo è un condensatore. La console funzionava lo stesso apposta perché questo è un condensatore di filtro. Questa è la massa e questa presumibilmente è un ingresso della corrente o roba del genere. E quindi non è indispensabile per il funzionamento. Però questo mi fa pensare che devo controllare la scheda in ogni singolo dettaglio per verificare e controllare che ci siano tutti i componenti. Che non sia mai che ci sia qualcos'altro che non funziona e io non ne sono a conoscenza. Comunque, cosa posso dire? E niente, il video lo faccio terminare qui. Alla fine avete visto, ho fatto quello che dovevo fare. Diagnostica piuttosto interessante anche per un problema causato, ok? Questo chiaramente è un problema causato, magari smontando la console non hanno fatto molta attenzione, hanno danneggiato la scheda in alcuni punti e questo ha impedito poi il funzionamento. Niente, da molto tempo anche perché il 9.00 è da qualche anno che è fuori, quindi è rimasta in attesa di riparazione per diverso tempo. Comunque, lasciate un like se vi è piaciuto il video, se vi ha istruito in qualcosa, e iscrivetevi se non l'avete già fatto e commentate sotto, fatemi sapere anche le vostre idee o le vostre opinioni. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!